Ok, quest'oggi ci troviamo a Cesarò, provincia di Messina, lato nord-ovest dell'Etna, vulcano Etna. Siamo nell'azienda Virzì, lui è Antonello, e la prima domanda che voglio fargli è come è nato questo progetto? L'azienda Virzì è un'azienda che ormai c'è da diverse generazioni e che si tramanda da padre in figlio, perché ci crediamo, ci credeva mio suocero e quindi noi stiamo continuando e perpetriamo, ecco, come dire, questa sua volontà. E adesso abbiamo sposato questo progetto, quindi portare avanti la produzione di olio in ambito appunto di agricoltura biologica. Abbiamo diverse cultivar, noi abbiamo qua la nocellare etnea perché siamo appunto alle pendici dell'Etna, abbiamo l'ogliarola messinese perché siamo nel territorio di Messina, e poi abbiamo anche biancolilla, minuta e verdello. Allora, quali accorgimenti bisogna fare per avere un olio di qualità, biologico? Allora, la prima attenzione è che le olive devono essere appena imbaiate, quindi l'oliva da bianca diventa poco poco violacea, quindi si dice da poco imbaiata, e quello è il momento della raccolta. E le olive devono comunque essere ossigenate, devono pigliare aria, quindi non vanno portate nei sacchi ammassate, perché inizia il processo ossidativo, in quanto l'oliva già appena viene toccata dalla pianta nella raccolta inizia subito un processo di ossidazione. Perché ricordiamo è l'ossidazione quella che poi rovina l'olio, assolutamente. Quindi avere questa accortezza, pigliare le olive, metterle nelle cassette areate, molirle entro le 6 o le 12 ore al massimo, quindi subito fare l'olio, quindi evitare che questi processi di ossidazione o fermentativi iniziano prima di arrivare, ecco, all'oleificio. Una volta che l'olio viene molito e quasi sempre ad una temperatura molto bassa, che siamo sotto i 27 gradi centigradi, questo è importantissimo, perché sotto quella temperatura noi andiamo a preservare i polifenoli. Una volta che viene molito sotto i 27 gradi, noi lo portiamo in recipienti di acciaio in azienda lo conserviamo in silos di acciaio a temperatura controllata dai 14 ai 18 gradi, e questo è importantissimo, lontano da fonti di calore e sotto un gas inerte che è o l'azoto o l'argon. Una volta che il recipiente è riempito dall'olio e poi si riempiono le lattine o le bottiglie, quindi il livello dell'olio scende, entra l'ossigeno. L'ossigeno porta a processi ossidativi, allora far entrare invece dell'ossigeno un gas inerte che è l'argon o l'azoto preserva anche qua il processo di ossidazione dell'olio. E per quanto tempo bisogna mantenere quest'olio a decantare dopo la raccolta? Prima di essere, non so, commercializzato oppure anche consumato? Allora, diciamo che qua ci sono due scuole di pensiero. Uno è quello che appena l'olio arriva nei silos d'acciaio in azienda si lascia decantare per 15-20 giorni in modo che tutte le particelle, quindi ancora residui di polpa, di acqua, scendono al fondo e quindi poi queste vengono allontanate, anzi l'olio viene allontanato da queste per decantazione e per evitare appunto questi processi ossidativi della morchia. Un'altra scuola di pensiero, e forse la più accreditata perché da un punto di vista scientifico se ne parla sempre di più, è quella di filtrarlo immediatamente l'olio, quindi l'olio appena esce dall'oleificio viene immediatamente filtrato con filtri a cartone, in modo che tutte queste particelle solide, la polpa rimanente e così via viene allontanata dall'olio, e quindi l'olio che arriva in azienda è un olio già pulito e può avere così una conservazione più lunga ed è un olio ancora più, come dire, più sofisticato. Allora, tanti vogliono sapere perché il prezzo degli oli italiani è così costoso. Allora, solitamente quando si parla di prezzo si parla sempre in confronto a qualcos'altro, quindi diciamo parliamo di prezzi elevati quelli italiani magari rispetto ad altre produzioni europee. Sicuramente la base per poter comprendere la differenza di prezzo sta nel fatto che l'olio italiano è un olio che mediamente, poi anche lì va distinto produttore a produttore, rispetta certi standard qualitativi molto elevati, e questa è la prima cosa. Poi secondariamente il prezzo è dato dai costi, cioè l'insieme dei costi poi vanno a definire un determinato prezzo piuttosto che altro. Innanzitutto la manodopera, perché diciamo in Italia la manodopera ha un costo differente rispetto ad altri paesi del Mediterraneo. Poi anche il modo di come, diciamo, il produttore decide di lavorare, quindi se usa solamente le sue olive o è un commerciante di olive. Quindi se ad esempio io sono un produttore spagnolo, compro le olive dalla Tunisia
e quindi mischio in parte le olive mie, in parte le olive tunisine che vengono raccolte a un costo di lavorazione bassissimo, chiaramente il prezzo finale è un prezzo più competitivo. Però qual è il contro di tutto ciò? Cioè, quando noi andiamo a scegliere un prezzo più basso, scegliamo automaticamente una qualità che è inferiore nella maggior parte dei casi, perché chiaramente non c'è questo accorgimento né in fase di lavorazione nel rispettare chiaramente tutte queste attenzioni che mio padre ha detto, e poi secondariamente anche nella gestione del prodotto finale, nella conservazione non si rispettano questi criteri. Questo è un primo elemento che potrebbe dare. E poi c'è un'ulteriore cosa da dire, che in Italia è un'eccellenza per quanto riguarda biodiversità, quindi ci sono delle varietà di oliva numerosissime, circa più di 500 in tutta Italia. Questa biodiversità comporta anche dei costi maggiori, perché chiaramente ci sono delle varietà, per esempio citiamo la Spagna utilizza delle varietà intensive che vengono impiantate con piante una vicino all'altra. Se vedete qua le piante sono abbastanza distanti, questo comporta chiaramente la necessità di maggiore spazio, meno resa, meno quantità, ma la pianta ha una possibilità, un ciclo di vita molto più naturale, molto più adeguato alla sua tipologia. Mentre le coltivazioni intensive cosa comportano? Sfruttare il terreno al massimo per circa una decina d'anni, impoverisci il terreno e chiaramente le caratteristiche di quel prodotto non possono essere paragonabili a quelle italiane. Allora potete capire quanto è importante per noi conoscere l'azienda, quindi il rapporto umano tra il consumatore, che in questo caso sarei un consumatore, e poi il produttore. Salutiamo Antonello e Davide e li ringraziamo per averci dato l'opportunità di venire qui a Cesarò a visitare l'azienda. Grazie tanto a voi, perché a parte la visita vostra nel campo, per noi è una grande opportunità, perché ci dà anche possibilità di farci conoscere fuori dal nostro territorio e farci conoscere da gente che magari ha una cultura diversa rispetto alla nostra. Ricordiamo che siamo all'interno del Parco dei Nebrodi, nel cuore della Sicilia, isola italiana, quindi nel cuore del Mediterraneo. Diceva Davide appunto che l'Italia ha quasi 500 cultivar, soltanto la Sicilia ne ha quasi 35, quindi 35 cultivar diverse che hanno oli e profumi diversi. Ogni olio ovviamente ha le sue caratteristiche, ogni olio va accoppiato al cibo, questo è importante. A differenza del vino, che il vino si abbina al cibo, l'olio invece esalta il cibo, le qualità del cibo. In Italia c'è un disciplinare rigido, per cui chi vuole fare olio eccellente e di qualità segue certi procedimenti che ovviamente tolgono tempo, energia e denaro. Grazie comunque a voi sicuramente per questa opportunità e benvenuti in azienda Virzì. Grazie. Un saluto dall'Etna e siamo sicuri che torneremo a farvi visita ancora una volta. Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao!